Ciao ragazzi, oggi parliamo di Larry Scott, detto The Legend e The Golden Boy, ovvero la leggenda e il ragazzo d'oro. Un atleta che in meno di 10 anni di carriera e con una decina di gare al suo attivo ha fatto la storia del bodybuilding della Golden Era, aggiudicandosi titoli di Mister America, Mister Universo, ma soprattutto le prime 2 edizioni di quella che allora era una nuova competizione, il Mister Olympia di Joe Weider. Un atleta che ai tempi stupiva, ma soprattutto piaceva ed ispirava per la trasformazione fisica che era riuscito a realizzare. Partito con una genetica mediocre per il bodybuilding, corporatura esile, spalle strette e fianchi larghi, Larry non sembrava avere nessuno degli attributi necessari per diventare un campione di bodybuilding, ma sotto la guida attenta dell'Iron Guru Vince Gironda, Scott è riuscito in pochi anni, con determinazione e caparbietà, a trasformare completamente il suo fisico, aggiungendo in modo armonico oltre 20 kg di muscoli alla sua struttura, diventando così l'atleta IFBB di riferimento dei primi anni 60 e uno dei migliori atleti di tutti i tempi. Di lui ricordiamo l'ottimo sviluppo di braccia e deltoidi, il fisico armonico e completo e la traccia indelebile che ha lasciato nella storia del bodybuilding, sia sul piano agonistico che su quello dell'allenamento e delle attrezzature. Ricordiamo ad esempio la famosa panca Scott, che porta il suo nome e alla quale allenava i bicipiti. Un pioniere, campione in un'epoca in cui il bodybuilding non portava ritorni economici immediati e gli atleti dovevano lavorare oltre a prepararsi per le competizioni. Una figura in cui tanti giovani di allora potevano immedesimarsi e trarne ispirazione, e un ottimo ambasciatore per lo sport del bodybuilding, il mormone di ferro. Altri tempi, altri canoni di sviluppo rispetto ad oggi, ma che rimangono attuali, accomunati da uno stesso comune denominatore, la passione per il mondo del ferro. Il bodybuilding inteso come stile di vita, e Larry, anche dopo la fine della carriera agonistica, ha continuato ad allenarsi ed è rimasto vicino al mondo dello sport come imprenditore, promotore e divulgatore dei benefici dell'allenamento con i pesi, fino al giorno della sua scomparsa avvenuta nel 2014. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera sportiva. Enjoy! Larry D. Scott nasce il 12 ottobre 1938 a Blackfoot, nell'Idaho, ma cresce a Pocatello. Sin da ragazzino Larry è appassionato di sport, ma la bassa statura e il fisico esile gli precludono la possibilità di potersi mettere in evidenza nel basket e nel football. Così Larry decide di dedicarsi alla ginnastica artistica ed ottiene buoni risultati, ma il complesso di essere un ragazzo piccolo ed esile gli rimane. Intorno ai 16 anni, in una discarica locale, Larry vede l'immagine del campione di bodybuilding George Payne sulla copertina di una rivista di settore e ne rimane impressionato, un episodio casuale che condizionerà la sua vita. Dentro la rivista trova suggerimenti su come sviluppare i tricipiti e, ispirato, comincia ad allenarsi a casa propria con mezzi di fortuna, appassionandosi allo sport del bodybuilding. E, anche se all'inizio pesa solo 54 kg per 1,70 m di statura, comincia a sognare di poter diventare Mister America. Dopo alcuni anni di allenamento con un amico nella palestra di casa, Larry capisce che se vuole diventare qualcuno come bodybuilder non può rimanere nell'Idaho, deve trasferirsi in California, alla mecca del bodybuilding, per imparare i segreti alimentari e di allenamento dei campioni. Così, dopo il liceo, convince i genitori che vuole studiare elettronica e nel 1958, a 20 anni, si trasferisce a Los Angeles, dove alterna lo studio dell'elettronica con gli allenamenti nella palestra di Bert Goodrich a Hollywood. Ed è qui che incontra e conosce Lou Degni, oggi più noto con lo pseudonimo di Mark Forrest, famoso per la sua partecipazione a numerosi film a sfondo mitologico degli anni 60 e in seguito come cantante d'opera. Larry rimane impressionato dal fisico di Lou, i due fanno conoscenza e Degni gli insegna i suoi metodi e segreti di allenamento. Dopo un semestre però Larry si troverà senza soldi, costretto a lasciare la scuola e a tornare in Idaho, dove porta con sé il tesoro delle nozioni acquisite. La passione per il bodybuilding è ancora alta e finalmente nel 1959 Larry ha l'occasione di gareggiare. Debutta sul palco al Mister Idaho e con un peso sui 69 kg vince il titolo. È l'incoraggiamento che ci voleva per Scott, che comincia a convincersi di poter emergere in questo sport. Lo stesso anno tornerà a Los Angeles per allenarsi sotto la supervisione di Vince Gironda.
Supportato dall'esperienza dell'Iron Guru per l'allenamento e dai consigli di Rio Blair per il lato alimentazione, Larry progredisce rapidamente e i risultati agonistici lo confermano. Nel 1960 sarà terzo al Mr. Los Angeles AAU e primo al Mr. California AAU. La sua immagine arriva sulle copertine delle riviste di settore e il suo nome comincia a farsi conoscere nell'ambiente. Negli anni seguenti Larry continua ad allenarsi e a crescere. Nel 1962 cambia federazione, passando dalla AAU alla IFBB e riprende il suo percorso agonistico. Larry adesso ha la massa muscolare e la condizione necessaria per primeggiare fra i massimi campioni dell'epoca, sa posare con maestria per esaltare i suoi punti di forza nascondendo i punti deboli. Notiamo infatti che raramente si mostra in pose frontali, che metterebbero in evidenza la modesta ampiezza delle spalle, ma si mostra preferibilmente leggermente di lato, in modo da ridurre la vista del girovita, accentuando la V-shape ed evidenziando il volume e la forma di braccia, deltoidi, pettorali e gambe, proiettando dal palco l'immagine migliore di se stesso. Con un peso in gara intorno ai 90 kg distribuiti su 1,70 m di statura, Larry è pronto per raggiungere l'apice della sua carriera agonistica e lo farà vincendo prima il Mr. America IFBB del 1962, cui faranno seguito il titolo di Mr. Universo IFBB vinto nel 1964, ma soprattutto la vittoria delle prime due edizioni del Mr. Olympia, vinte rispettivamente nel 1965 davanti a Errol Poole e Earl Maynard e nel 1966 davanti a Errol Poole, Chuck Sipes e dal giovane emergente Sergio Oliva. E ricordiamo anche che per questa vittoria Larry si portò a casa $1.000. Infatti il Mr. Olympia del 1966 fu la prima edizione con premi in denaro per il vincitore. Negli anni il Mr. Olympia diventerà la gara di bodybuilding più prestigiosa del mondo, la competizione di riferimento per i più grandi campioni della storia, ed il suo nome, Olympia, sembra il risultato di un'accurata scelta strategica di marketing, tesa ad evocare riferimenti epici all'Olimpo degli dei della mitologia greca. In realtà la scelta del nome Olympia fu piuttosto casuale. Sentiamo dalle parole di Joe Weider come andarono le cose. Voglio dire alcune cose su Larry. Lui fu il primo Mr. Olympia. Alla fine del 1964 stavamo mangiando insieme ad un ristorante Matador e il povero Larry era molto triste. Aveva appena vinto i titoli di Mr. America e Mr. Universo e diceva: "Cosa posso fare adesso, Joe? Non ci sono più gare a cui posso partecipare. Perché devo ritirarmi così giovane?" Allora gli ho detto: "Larry, dobbiamo inventarci una nuova competizione per dare la possibilità ai campioni di continuare a gareggiare, perché a quei tempi potevi vincere una gara solo una volta e di solito i vincitori erano molto giovani e non avevano ancora raggiunto il loro massimo potenziale. Così abbiamo deciso di creare una gara nella quale i campioni potessero gareggiare e vincere anche più edizioni. Adesso il problema diventava: come possiamo chiamare questa competizione?" Io e Larry stavamo bevendo della birra in quel momento dopo il pasto e indovinate cosa stavamo bevendo? Della birra Olympia. Così abbiamo deciso di chiamare la nuova competizione Mr. Olympia. E Larry fu molto felice, ha gareggiato ed è stato un grande campione. Dopo il titolo conquistato nel 1966, Larry capisce che il livello della competizione sta crescendo. Sa che non può competere con il più dotato Sergio Oliva in rapida crescita. Si sposerà con la moglie Rachel Scott e a 28 anni deciderà di ritirarsi dalle competizioni per dedicarsi alla famiglia e allo sviluppo delle sue attività imprenditoriali. Lo ricordiamo anche per una piccola parte avuta nel film Muscle Beach Party del 1964. Ma non è finita, tornerà sul palco, seppure senza grande successo, 13 anni dopo, nel 1979, a 41 anni, prendendo parte a 2 competizioni, la Canada Diamond Pro Cup, dove si piazzerà nono, e il Grand Prix di Vancouver, dove non riuscì a piazzarsi. I tempi, i livelli di gara e lo stesso Larry sono cambiati e seppur portasse sul palco una discreta forma, questa non fu sufficiente a garantirgli un rientro di successo. Abbandonata definitivamente la carriera agonistica, Larry è comunque rimasto vicino al mondo dello sport, continuando ad allenarsi fino ai 70 anni, scrivendo articoli e libri, allenando atleti e promuovendo la sua compagnia di attrezzature sportive e integratori alimentari, la Larry Scott Fitness and Nutrition.
Per i meriti sportivi e il contributo alla crescita del settore bodybuilding e fitness, Larry è stato insignito di numerose onorificenze. Ricordiamo che nel 1999 è stato inserito nella Hall of Fame IFBB. Sul piano della vita privata ricordiamo che è stato sposato 2 volte e dal suo secondo matrimonio, quello con Rachel Scott, ha avuto 5 figli, una femmina e 4 maschi. Purtroppo l'8 marzo del 2014 Larry è venuto a mancare, si dice per complicazioni dovute al morbo di Alzheimer. Aveva 75 anni. In palestra Larry ha avuto 2 mentori, Lou Degni, che lo introdusse ai metodi di allenamento dei bodybuilder californiani dell'epoca, ma soprattutto Vince Gironda, il cosiddetto Iron Guru, sotto la cui esperta guida Larry raggiunse la sua forma migliore di sempre, sia in termini di volumi muscolari che per quanto riguarda la simmetria, le proporzioni e la condizione di gara. Dotato di spirito artistico, con un occhio attento allo sviluppo estetico, Gironda si rese conto immediatamente dei limiti strutturali di Larry e lo indirizzò verso un allenamento mirato non tanto ad un aumento delle masse muscolari fini a se stesso, quanto al raggiungimento di uno sviluppo fisico bilanciato, una linea ispirata alle statue greche, con spalle ampie, vita sottile, gambe e polpacci ben proporzionati. Quindi con tanto lavoro mirato all'aumento del volume dei deltoidi, mantenendo moderato lo sviluppo dei trapezi, allo sviluppo di pettorali ampi, squadrati e completi in tutte le sezioni, e ancora braccia ben sviluppate con un ottimo equilibrio fra bicipiti e tricipiti, vita sottile e cesellata, completati da uno sviluppo armonico di gambe e polpacci. Sotto la guida di Gironda, Larry smise di praticare routine incentrate sulle tradizionali panca piana, squat e lento avanti con bilanciere, optando invece per varianti quali la neck press, ovvero le distensioni su panca piana al collo, le flessioni alle parallele con presa inversa, il preacher curl per i bicipiti, che venne poi ribattezzato in bicipiti alla panca Scott in suo onore, l'hack squat e una varietà di esercizi in cui enfatizzava l'utilizzo dei manubri rispetto al bilanciere, ritenendoli più efficaci e salutari. All'apice della sua carriera, nel periodo lontano dalle gare, Scott si allenava 4 volte a settimana, con la seguente split: lunedì e giovedì gambe, petto e schiena, martedì e venerdì spalle, braccia e polpacci, allenando gli addominali tutti e 4 i giorni. Eseguiva 2-3 esercizi per gruppo muscolare, per un totale di 8-10 serie complessive da 6-10 ripetizioni ciascuna. Con l'avvicinarsi delle competizioni aumentava la frequenza delle sue sedute in palestra portandole a 6 settimanali, con la seguente suddivisione: lunedì e giovedì petto e schiena, martedì e venerdì spalle e braccia, mercoledì e sabato gambe. Ogni gruppo muscolare era sollecitato 2 volte a settimana, ma con maggior volume di lavoro. Adesso eseguiva 4 esercizi per un totale di 15-20 serie da 6-10 ripetizioni per ogni gruppo. Sul piano alimentare, influenzato da Rio Blair e dallo stesso Gironda, Larry seguiva una dieta con alte proteine e grassi e con pochi carboidrati. Si alimentava con grandi porzioni di carne, formaggi, uova e latte, accompagnati da porzioni moderate di verdura. Dotato di un metabolismo veloce, Larry integrava la sua alimentazione con grandi quantità di proteine in polvere e fegato essiccato e assumeva vitamine del complesso B. Sul piano doping e steroidi, Larry non nascondeva di averne fatto uso, ma asseriva di avere cominciato ad usarli solo nel 1964, in preparazione per il Mister Universo IFBB di quell'anno, che vinse. Dichiarava di aver utilizzato solo 10-15 mg di Dianabol al giorno e solo nel periodo di preparazione per le gare, e riteneva che sia gli steroidi che l'integrazione alimentare avessero un ruolo importante per raggiungere i massimi volumi e la condizione di gara necessaria per affermarsi nelle gare di altissimo livello, ma consigliava agli appassionati di evitare il doping, che oltre i risultati immediati nello sviluppo muscolare può provocare gravi complicazioni di salute. Riassumendo, Larry Scott è stato il campione IFBB di riferimento nei primi anni 60, vincitore delle prime 2 edizioni del Mister Olympia. La storia di Larry è un tributo al valore della passione, della determinazione e della perseveranza. Un pioniere che, seppur dotato di una genetica non ideale per emergere nel bodybuilding agonistico, ha creduto in se stesso, ignorando i molti che cercavano di dissuaderlo dal proseguire su questa strada, affermando che non aveva la struttura adatta e non avrebbe mai potuto diventare un campione. Con pazienza, metodo e i giusti suggerimenti, Larry è invece riuscito a sviluppare quello che sarebbe diventato un fisico leggendario, realizzando una trasformazione fisica che esalta il valore dell'allenamento con i pesi.
ed è ancora oggi di ispirazione per gli appassionati di corporatura media, che possono riconoscersi più facilmente in un Larry Scott piuttosto che in mostri genetici tipo Sergio Oliva e Ronnie Coleman. D'altro canto, il successo di Scott evidenzia anche quanto sia importante trovarsi al posto giusto nel momento giusto per emergere. Larry è arrivato al suo apice quando il bodybuilding e i canoni di sviluppo non erano ancora troppo esasperati e in un periodo in cui alcuni supercampioni erano ancora molto giovani e in fase di crescita. Di lì a poco, personaggi strutturalmente più imponenti come Sergio Oliva e Arnold Schwarzenegger avrebbero messo in ombra la figura di Scott, ma fino al 1966 Larry è stato il migliore della sua epoca. Lo ricordiamo per il grande campione che è stato, come uomo di famiglia, imprenditore e divulgatore, per il carattere affabile e per il suo contributo alla crescita del settore fitness. Una grande lezione di vita, oltre che sportiva. Ciao, alla prossima!